Colore 162, primo blocco e ciak. Si parte molto male. La pagina è la 172. Per questo motivo il cosiddetto autore verrà doppiato. Colore 172, primo blocco e ciak. Della carta del culo assente. Rigoverniamo una merda su questa cosa, c'è la merda vera. Allora faccio tutto a pezzini piccini, stop al primo blocco. Sono stato. Questo è il secondo blocco, 2. Deve essere un po' più così, no? Sì. Ok, sta girando, faccio a culo. Sì. Vabbè, proviamo ad andare avanti, va. Allora, qui come al solito la prima cosa da fare sono tutti i toni del fondo baracca. Il fondo baracca non è un tesoretto di soldi che lo Stato mette a disposizione degli ex piloti della prima guerra mondiale, come fu, se non sbaglio, Francesco Baracca,
ma il colore che devo mettere sul fondale di questa roba. L'audio ce l'ho, audio ce l'ho, audio ce l'ho, audio ce l'ho. Sembra di sì. Sembra di sì. Sto finendo questo marrone. Io non so i nomi dei colori. Questo dopo tutti questi anni di colorazioni, coloramentazioni. Non è che sia bellissimo. Cioè non mi fa proprio, diciamo, onore. Sti cazzi, via. Ora io non vorrei avere la mia testa grigia su tutto il disegno, quindi cerca di stare più dritto, che te l'ha detto pure l'osteopata, che fai schifo. Il fisioterapista, non l'osteopata. O forse anche osteopata. Chi lo sa. Ehi, questa non l'ho mai fatta in 40 anni di lavoro, una cazzata del genere, di dare la botta all'acqua. Queste sono di quelle robe che possono causare i disastri veri. E uno si deve sempre domandare se lo poteva evitare quel disastro. La risposta è sempre sì. Basta stare un pochino più attenti prima, posizionare gli oggetti nei punti giusti e pensarci prima. Il comitato che sovrintende a questi filmati teme che oggi il cosiddetto autore non spiccichi parola per tutto il lavoro, rendendo quindi questo particolare filmato noioso e insopportabile. O forse no, forse è meglio così. C'è qualcosa che non suona bene ed è il fatto che io non abbia il cencino pacificatore della materia sotto alla tavola. Mentre adesso ce l'ho. Oh. Poi c'ho il moccio al naso, come sempre. Come sempre. Ho provato a cambiare obiettivo per la ripresa del foglio col disegno perché volevo che si vedesse anche il lavoro sui colori, sulle tavolozze, che secondo me è abbastanza importante. Cioè è fondamentale, però anche vederlo può essere utile, però non so se questo obiettivo poi funzionerà, quindi speriamo bene. Speriamo bene.
Wake from your sleep. The drowning of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. Ba-boom, ba-boom, ba-bum. Breathe, keep breathing. Don't lose your arm. Breathe, keep breathing. I can't do alone. Sing as a song that keeps us warm. There is such a chill, such a chill. You can love as spineless slow. We up your rules and wisdom, chalk you and I whisk. No, now we are one in everlasting peace. We are that you choke, that you choke. We are that you choke, that you choke. Scusa Tom York, se mai tu dovessi vedere questo video, è molto probabile che tu guardi i miei video in effetti, io ti chiedo scusa. Il motivo per cui ho cantato questa tua straordinaria canzone è duplice. Il primo è che la sto studiando alla tastiera e il secondo è che io metterei delle musiche tue bellissime nel video, ma non me le fanno mettere, quindi sono sempre costretto a usare o i polaroidi o a autocantarmele, che capisce, cioè lo sai anche da te, hai sentito, caro Tom York, è una merda, no? Lo sappiamo, lo so io, lo sai te, dai su, non ci prendiamo in giro, è inutile che tu provi a essere gentile con me. Una volta ho visto Tom York al Festival di Venezia quando ero con i miei amichetti per il film Il ragazzo più felice del mondo. Eravamo al bar a uno dei bar, insomma, dell'hotel, di uno degli hotel del festival, e piccino Tom York con l'occhino peo stava lì e beveva una roba al bar tutto da solo, e io ero super fan e avrei voluto andare lì a dirgli: ciao Tom, non essere così triste, sei un grande, sei un genio. Poi ho pensato che a uno che sta lì e c'è un attimo in cui finalmente è da solo e nessuno gli rompe i coglioni, gli ci manca l'arrivo uno sconosciuto orecchiuto a rompergli il cazzo mentre si beve uno spritz, e quindi non lo feci, anche perché mi vergognavo troppo. Sono sempre vergognato ad avvicinarmi ai miei idoli. Cioè, ora Tom York non è un idolo, Tom York mi piace, è un'altra cosa. Ma ad esempio quando l'ultima volta ho visto Andrea Pazienza al Festival di Lucca, prima che poi appunto non lo vedessi più,
Mi ricordo che lo guardavo di nascosto dietro un colonnino mentre era lì che faceva le dediche e disegnava. Col cazzo che c'ho il coraggio avvicinarmi. Che fa adesso il disegnatore scrauso? Fa tutto il colore della parte superiore della pagina oppure inizia a imbastire anche l'altra? In realtà, siccome questi toni sono tutti, appartengono tutti alla stessa palette, allo stesso ambiente, mentre questa è un'altra palette completamente, io direi che prima mi finisco questa e poi mi metto a fare questa con calma. Perché sì, perché tanto non c'entrano un cazzo come colori tra loro. Cioè, non c'entrano un cazzo, hanno delle robe in comune, ma non moltissima. C'è un foglio della merda per pulirci il pennello, tipo questo. Ok. Ma queste riprese funzioneranno? Boh. Vabbè, pace. Peace and love. Cioè, questo giallo c'ha la lebbra, come, perché secondo me sono spreciso io. Sporco sempre i colori, faccio schifo. Ma possibile che io non imparerò mai a dipingere? Cioè questa cosa mi fa stare troppo male. Seguo degli acquarellisti, dei pittori a olio anche su Instagram che sono incredibili, cazzo. Cioè, c'ho un'invidia, mi rode il culo a dei livelli non è descrivibile. C'hanno una precisione, anche proprio la precisione anche nella gestione proprio dei materiali. Cioè, c'hanno sempre cose a modino, oltre a dipingere da Dio, chiaramente, come io me lo sogno a notte. Però mi sa che quelli dipingono così bene perché hanno proprio fatto delle scuole serie, cioè tipo scuole americane dove ti insegnano a fare le cose. Io ho fatto una scuola dove non mi hanno insegnato nulla, che era il liceo artistico. Probabilmente non mi avrebbero potuto insegnare nulla perché ero troppo insopportabile. Però il dubbio che qualcosina si potesse fare ce l'ho sempre. Cioè, io ero sicuramente una capra odiosa, drogata, deficiente. E quindi mi immagino questi poveri professori, se anche qualcuno ci avesse avuto la voglia di provarci, come facevano? Si trovavano davanti a sto muro di stolidità idiota che era il mio carattere, il mio cervello di quegli anni. Poverini. No, infatti hanno ragione loro, probabilmente loro andavano bene come professori, ero io che ero una merda. Mi scorderò mai, una volta ci fu una professoressa di storia dell'arte piccina che era nuova, era venuta per un periodo a sostituire il professorone, quello ufficiale, che era un professore molto severo, durissimo, che tutti odiavano, invece credo che fosse molto bravo, solo che appunto aveva questa velleità che in quegli anni ancora insomma c'era, di provare a insegnarci qualcosa e quindi era anche piuttosto duro. E invece arrivò questa ragazza, perché ormai credo che fosse proprio una ragazza, anche se mi sembrava una donna fatta e finita, doveva avere 32 anni, una roba del genere. E piccina lei mi prese a cuore perché vide questa creatura orecchiuta, secca secca, sempre di fuori di cervello, che però aveva un pochino di qualità nel disegno, poche perché cioè, se ce n'ho qualcuna l'ho sviluppata tutte in età più avanzata. Fatto sta che piccina si impietosì vedendomi in quello stato, cioè io ero sempre di fuori completamente a scuola, cioè quando entravo, cosa che succedeva rarissimamente, comunque sia vagavo per i corridoi completamente anestetizzato da qualche psicofarmaco, etere, insomma, altre robe che utilizzavo.
E lei, poverina, mi disse: vieni a parlare con me oggi pomeriggio, vieni a casa, voglio conoscere, perché poi mi vuole aiutare. E quindi devo aver pensato che parlandomi poteva essere utile, insomma, poteva capire cosa avevo che non andava, se avevo bisogno di essere aiutato in qualche modo particolare. Cioè, è una brava persona. E io fui molto colpito da questa sua disponibilità, dico la verità. Cioè, mi toccò il cuore, capito? Il fatto che qualcuno si volesse prendere un minimo di cura di me e un po' d'attenzione anche, che quando sei giovane smani per l'attenzione. E quindi un pomeriggio, insomma, mi dette appuntamento a casa sua proprio per parlare di questa mia condizione, insomma, che ero sempre un po' drogatello. E mi ricordo che quel giorno ero tutto ben disposto a andare a fare questo colloquio con questa persona. Mi immaginavo una specie di vita nuova che sarebbe potuta cominciare. Solo che allo stesso tempo, verso l'ora di pranzo, fuori da scuola, non mi ricordo chi, uno dei miei compagni mi disse che aveva trovato queste pasticche nuove che nessuno aveva ancora provato, che si chiamavano Plagine, ed erano, lui mi diceva, delle pasticche che facevano un effetto tipo anfetamina, che era un effetto da me spesso, insomma, ricercato con voluttà. Mi piaceva il fatto di essere tutto schizzato al 2000. E sicché lui mi disse: le voglio? Dissi: certo, fammi provare. Figurati, a quel tempo non avevo paura di nulla. Ora se piglio mezza tachipirina mi venga l'attacco di panico. E, e lui disse: quante ne vuoi? Disse: che cazzo ne so, voi l'avete provate? Chiese a lui e agli altri che erano con lui. E lui disse: no, noi non ancora. Disse: boh, dammene 5. E ne inghiottì 5. Poi negli anni più avanti scoprì che con una sostanzialmente impazzivi, ma quel primo giorno ne buttai giù 5 tutte insieme. E poi però impazzì, cioè sostanzialmente diventai una specie di macchinetta parlante insopportabile che non si chetava un secondo, con la convinzione di aver capito tutto dell'universo, uno di questi effetti idioti che fanno le droghe eccitanti, tipo la cocaina, no? Che ti sembra essere diventato improvvisamente Einstein e poi se qualcuno ti registra e poi ti risenti da lucido eri un coglione. E, e però in quel momento io ero proprio convinto di aver capito tutto, quindi andai a questo appuntamento con questa povera donna, con lei che mi parlò super amorosa, capito, proprio a cercare di capire. E io ero tutto: "Ma certo, ho capito perfettamente, no, ma adesso cambierò vita", insomma, gli fece tutto un pippone di conversione immediata, completamente di fuori. E lei chiaramente se ne accorse che ero completamente di fuori, è stato molto triste per lei, cioè subire una sconfitta così immediata, no? Subito, cioè voglio aiutare sto ragazzo mi arriva già gonfio. Vabbè, le plugin andarono di moda per un periodo nel mio gruppo, a me piacevano moltissimo, c'erano questi effetti particolari. Il primo appunto era un effetto molto simile all'anfetamina o allo speed, cioè praticamente ti ritrovavi iper eccitato, ti sembrava avere energie infinite, non dormivi per notti e notti, saltavi, correvi e soprattutto chiacchieravi a dei livelli che quanto chiacchiero ora, vi assicuro, non è niente al confronto. Fatto sta che una notte mi ricordo che avevo fatto non so quante di queste pasticche, non ne ho mai più fatte 5, perché 5 era veramente da pazzi, ma ne facevo. E mi ricordo che un giorno i miei amichetti sulle piagge, che è un posto insomma, lungo l'Arno a Pisa, mi legarono e mi imbavagliarono a una panchina da quanto chiacchieravo. Non ce la facevano più e li capisco, hanno ragione. Non so quanto tempo sono rimasto legato, imbavagliato su quella panchina, a un certo punto si sono impietositi e mi hanno slegato, però credo almeno una pomeriggiata me la sono fatta. Ero molto stupido quando ero giovane. Sono stupido anche ora, però ero proprio che mi facevo male. Mi raccomando, o voi
che se siete giovanetti e seguite questi video, avete sentito questi miei discorsi, beh, non leggete queste frasi che io, questi racconti come una nostalgia per un bel tempo, perché quella parte lì è la parte più brutta della mia gioventù. È quella che mi ha portato poi a averci malattie, i denti marci, il fisico sfatto, la testa che ogni tanto parte per la tangente. Cioè, il conto vi assicuro che è negativo alla fine. Mi sono divertito, sì, mi sono divertito, oggettivamente sì, ma a ripensarci adesso, beh, avrei potuto divertirmi anche in modi più fighi e più sani e che magari poi non mi davano strascichi per tutta la vita. Oltretutto le droghe non credo mi abbiano aggiunto nulla alla vita. Tutto quello secondo me di buono che ho fatto l'ho fatto tutto dopo, quando ho smesso di usarle. Ho imparato a disegnare dopo, ho trovato un minimo di equilibrio psicologico per poter fare le cose dopo. Ho costruito anche la mia vita familiare dopo, cioè, perché poi quando sei sempre di fuori fai anche i danni alle persone che ti stanno vicine, che magari dichiari amori imperituri quando invece sei solo rincoglionito. Insomma, il bilancio, il bilancio è buono per raccontare le storie. Ho fatto robe che sono buffe da raccontare. Fine. Però non vale mai la pena di farsi del male per raccontare una storia. Sto lato pedagogico che ho è insopportabile. Il comitato che sovrintende a questi filmati è pienamente d'accordo, ma è al contempo sollevato dall'idea che nessuno prenderà il cosiddetto autore sul serio. Ho avuto un'idea per una storia di Batman. Ce l'ho avuta qualche tempo fa, ma poi non l'ho mai fatta. La vorrei fare. Io non ho mai letto Batman, però so chi è Batman. Ho visto dei film di Batman e ho visto anche dei disegni di Batman, magari fatti appunto dai miei amici disegnatori. E io guardo il lavoro dei miei amici, lo guardo sempre, anche se non sono un gran lettore di fumetti. Quindi un po' di cose di Batman le so. Avevo avuto una bella idea secondo me per una storia di Batman. Mi piacerebbe farla. Chiaro, dovrei imparare a disegnare Batman. Non so mica se... Forse saprei fare Batman fermo, ma Batman in tutte le pose quelle dinamiche dove salta, vola, eccetera. Io lì sono monco monco proprio, eh. Non so mica se lo so fare. Testa a tromba tu sei ed hai un rigo rosso sulla bazza. No, basta, 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 basta. Basta, Giannino, se no veramente cioè, si deve rinchiudere. Eccoci che parla come Maradona.
Ci sarà tutta la mia testa grigia nelle riprese di continuo. Oh no, c'è questo però. Bello. Aspetta un attimo, stop. Col chuck in coda. Cazzo mi sembra, vero? Boh, forse. Quanto posso scendere qui? Troppo. Troppo. Ok. Vogliamo fare un po' di cenci? C'è marroni a tutto fuoco e basta. Della serie fantasia, portami via. Sono veramente uno scrauso. Il comitato che sovrintende alla realizzazione, eccetera, eccetera, si è reso conto che l'utilizzo di questo grandangolare, che è un grandangolare del telefono, non funziona e chiede scusa per la bassa qualità della ripresa che ne è uscita fuori. Miglioreremo. Oh, per sbaglio ho guardato un riflesso del sole diretto con l'occhio e mi sono accecato completamente. Molto bene. Ah, a proposito di occhi, per chi avesse seguito la questione glaucoma, eccetera, sono stato all'oculista, ho fatto gli esami e praticamente la cura che mi aveva dato, quella molto aggressiva appena scoperto il problema, ha funzionato benissimo, per cui la pressione dell'occhio mi si è dimezzata, insomma tutto bene, non posso più fare troppi drammoni purtroppo, perché mi piaceva fare il drammone, ma oggettivamente non si può. Una cosa che c'è abbastanza, cioè assolutamente sotto controllo e tranquillissima. Quindi scusate se ho fatto preoccupare qualcuno. Testa tromba, sei un po' più chiaro te come qualità di giubbino, vero? C'è proprio questo marrone qui addosso, sì. Ok. Lo chiamo tutto marrone, ma si può vedere uno che lavora con colori che non sa i nomi dei colori. Oddio, che ignorante. Devo solo ringraziare di essere nato in un periodo dove, anche se sei ignorante, non se ne accorge nessuno. Magari se avessi fatto anche, no, queste righe dei capelli anche qui, visto che questi sono capelli pure, Gianni. No, così per dire. No, un po' se ti pare, però. Magari ti sei sciupato. 3 righe hai fatto. E la Madonna, scass. Possiamo avere un po' di rouge sul nasset di Miller, che se no looks morto. Anche le orecchie, sì certo, anche le orecchie, ci mancherebbe un faccio orecchi rossi. Praticamente disegno solo per fare orecchi rossi. Fuck! Pressione o morire. Acqua per favore. Pasticca una pressione presa. Blocco 4 credo, 4 forse sì, chuck. Vogliamo fare un po' di verdismi e bluismi della barba? Mm? Sì, a Miller, chiaramente gli altri non sanno nemmeno se è la barba. Ok, troppo. Remove, bagnare pennello e portare via il colore. Ok.
anche sul gozzo però ci vuole. Ma poi sti cenci in capo agli indiani non so nemmeno che colore sono, non l'ho mai definiti. Mamma mia, come sto lavorando male, ragazzi. Come sto lavorando male. Non vedo l'ora sia finita sta storia per attaccare a qualcos'altro. O nulla, anche. Ecco, questa sarebbe una cosa fantastica. Non attaccare proprio un cazzo di nulla. Andare in pensione, che bellezza. E con cosa campo? Con l'elemosina. Giusto. Elemosina su YouTube. Si fa, no? Che gente la fa, mi sembra, o mi sbaglio. Non lo so. Una cosa che avrei dovuto fare, la faccio ora ma probabilmente è tardi, mettere un foglio su questa vignetta più o meno, perché il grasso schifoso del braccio non gli fa proprio benissimo il foglio, per cui magari poi dopo ci vado a dipingere e i colori attaccano peggio perché c'è il succo del mio avambraccio sopra. Le piumette di Livorno erano un ocra giallo molto leggerino. Gli occhi di Livorno invece sono molto azzurri, molto azzurri. Troppo azzurri? No. E poi è il pelo di Livorno invece è il biondoide mezzadro. Il biondoide mezzadro, che era questo, sì, più o meno. Ok. Mi sono arrivate molte richieste sia nei commenti che nei messaggi e nelle mail private sul fare una puntata dove parlo della genesi delle storie e mi piacerebbe molto farla. Chiaramente sarebbe una puntata, immagino, solo di chiacchiere perché lì ho bisogno magari di essere un po' più concentrato sulle parole. Ma si potrebbe fare. Non so quante cose utili potrei avere da dire perché molte parti del processo di genesi delle storie per me attingono al mondo della magia nera, però si può provare, magari capisco qualcosa anch'io che non ho ancora capito, parlandone magari le cose si chiariscono. Vabbè, magari la farò. L'unica cosa, non vi aspettate veramente di ricevere chissà quale consiglio o rivelazione perché, ripeto, non ho minimamente idee chiare su quella cosa.
strana sensazione che sto sbagliando qualcosa di clamoroso nella gestione delle telecamere. È una sensazione corretta, in quanto la camera che inquadra il disegno con quell'obiettivo grandangolare fa veramente vomitare. Rimedieremo. Però non so cosa. Ma io faccio le piume rosse, ma esistono degli uccelli rossi? Sì, nella foresta amazzonica però. Mamma mia, che cialtrone. Chissà quanti aspiranti fumettisti ho convinto a cambiare strada professionale dopo aver dimostrato quanto è pallosa fa sta roba. Però c'è anche il modo più divertente, i fumetti non è che devono essere fatti tutti così, in questa maniera, li puoi fare anche con un disegno super semplice, con 3 righe a cazzo e concentrandosi solo sulle battute, su... Insomma, ci sono altri modi. Questo è il mio lavoro di vecchiaia, dove mi è presa la smania di dipingere così a modino. Non si sa perché. No, lo so perché, ma non lo dirò adesso.
Tu giovane indiano, i tuoi capelli sono castano. Ci ho messo sicuro la testa canuta. Questo grigiore di capo è caduto sopra il foglio in proiezione. Sono un coglione, sono un coglione. Sono un coglione, sono un coglione. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa per guardarne la tua anima, dove Satana si tuffa. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa per guardarne la tua anima, dove Satana si tuffa. Boom, boom, da 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 da, boom, boom, da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da na 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 na. Boom da da na 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 na. Fera. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa per guardarne la tua anima, dove Satana si tufferà. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa per guardarne la tua anima, dove Satana si tufferà, si tufferà. Spring. Venite sul canale YouTube di Gipi per vedere un vecchio rincoglionito che cantucchia e ballucchia e finge di suonare la batteria. Yes. Mamma mia, che palle, ragazzi, che palle i fumetti, che palle i fumetti. Mamma mia, che palle i fumetti. Ah, che palle i fumetti, che palle. Mamma mia, che palle proprio. Ma c'è qualcuno che li garba farli, vero? Sì, immagino di sì, idea, voglia, figuriamoci tutti. Mamma mia, che due coglioni a non finire. Che palle i fumetti. No, bello, per l'amor di Dio. Però che palle i fumetti, cazzarola. Ma
soprattutto, visto che io ho Red Dead Redemption sul mio computer PC con la scheda grafica Nvidia, sto cazzo da 8000 frame arziondo di LSR, sta cippa, ma io perché dovrei stare qui a fare questa cosa con degli indiani disegnati male, dei cowboy disegnati male, degli ambienti scrausi senza un cazzo di dettaglio, mentre basta che accenda il computer di là e mi ritrovo in un mondo dove mi sembra di esserci per davvero. Ma come si fa col fumetto a tenere testa a quella roba lì? È impossibile, cazzo. Io dovrei fare quella roba lì, però non sarei buono a nulla. Non la saprei fare e quindi mi attaccherei al cazzo. Però, ma perché uno fa questo invece? Ma non ha senso, lo capite? È finita, è come sta a fai le tavolette con la scrittura cuneiforme quando là ci hanno inventato la stampante laser, cioè ma di che cazzo parliamo? Porca puttana, è una roba morta questa, è finita cazzo, è finita, basta. Eppure il mio mestiere, ma pensa che sfiga. Cioè le emozioni che ti dà quella roba lì sono imparagonabili. A parte il fatto che se non riesco a trovare una pelle di tasso perfetta per fare le borsine quelle stilose, spacco il computer. Ma a parte quello, e a parte anche il fatto che sostanzialmente gli sviluppatori di quei giochi pensano che noi abbiamo 9 vite, per cui 8 le impieghiamo per giocare al computer e poi una magari cioè, si mangia, si tromba, si vede un po' il mondo a giro, però sostanzialmente 9 vite sono il minimo, cioè io ne devo spendere una dentro Stalker 2, una dentro Red Dead Redemption, una dentro Stone Shard, vabbè, mo non me li ricordo, ma figurati, ce ne sono altri 87. E invece soprattutto se hai 60 anni, ogni mezz'ora passata a giocare, per quanto io la adori e non la rinneghi, anzi spero di rinascere proprio come streamer di giochi per farne il mio lavoro e giocare e basta. Però il cazzo ti porta proprio via la vita, eh. Devo essere sincero, anche l'idea no, del solito, io ho sempre questo pensiero, l'avrò detto 800 volte, il fatto che ho paura che quella cosa che ti dicono, che in punto di morte rivedi tutta la tua vita sia vera, no? Per cui ho questo terrore di ritrovarmi di nuovo a fare 60 livelli in Warcraft, in World of Warcraft. Cioè è la mia idea dell'inferno, quella e anche un'altra è la mia idea dell'inferno che però no, non posso dirla. Oddio, forse posso dirla senza fare nomi, no, non lo posso dire. No, è una cosa che mi disse un giorno uno scrittore molto famoso italiano, una cosa che aveva fatto con una ragazza e che mi risultò talmente raccapricciante che adesso quando io penso a me che vado giustamente all'inferno per come ho buttato la mia vita perdendo tempo come un cretino, e il mio inferno è quello, cioè ci sono io al posto della ragazza e c'è lui che fa quelle cose a me, che non sono cose sessuali, brutte, violente, sono le cose che lui dice mentre lo fa. Vabbè, non lo posso raccontare, se no poi questo si riconosce e io faccio figure di merda. Però insomma, io non so se voi avete la vostra idea di inferno, se ce l'avete scrivetela nei commenti ragazzi, sarà molto interessante. Avete una vostra idea di inferno? Qual è la cosa che vi spaventerebbe di più se sapeste che vi toccherebbe subirla o farla per l'eternità? Per me, ripeto, è quelle cose che faceva quello scrittore e dove rifai i 60 livelli a World of Warcraft per poi scoprire che non valeva la pena minimamente perderci tutto quel tempo, che era una roba da rincoglioniti totali e che sul mio rincoglionimento degli stronzi ci stavano a fa sordi. Di solito è il meccanismo con cui io smetto di fare le cose, non è quando scopro che mi fanno male, ma quando scopro che c'è qualcun altro che ci si arricchisce mentre io mi ci ammalo. Una specie di
rodimento di culo talmente forte che mi fa scaturire una forza d'animo che altrimenti non avrei. E invece, cari amici followers, no, non siete followers, quelli su YouTube come si chiamano? Cari amici della community, qual è la vostra idea di inferno? Non mi dovete dire che siete atei, non credete all'inferno, è un gioco, ok? Non c'è bisogno di essere pedanti. Cioè, è un gioco, si fa finta che ci crediamo tutti e si fa un giochino, non è che è una roba seria. Ma perché anticheti? Hai ragione anche te. Stessi zitto, si starebbe meglio tutti. Dici, eh? Sì, è evidente. Ok, scusate, fate conto che non abbia detto nulla di quest'ultima parte, questa la tagliamo. Madonna, peccato, non posso raccontare le cose che mi sono successe con i super VIP famosissimi, cazzo, ce ne alcune sono troppo divertenti, porca puttana, non li posso sputtanare, non si può, vero Gianni? No, non si può. Uffa, però, perché mi piaceva l'idea, capito? Perché poi magari questi si raccontano all'esterno in modi ultra positivi, no? E hanno fatto però l'errore di confidare a una serpe, quale sono io, delle robe intime, private, che li dipingono e li rappresentano invece in modo opposto. E l'idea che io custodisca questo segreto, oppure delle robe che dimostrano la loro assoluta imbecillità, e io non le possa utilizzare perché comunque ho ancora un briciolo di coscienza, cazzo, come mi fa rodere il culo. Come sarebbe bello se impazzissi, no? E cominciassi a tirar fuori le chat di WhatsApp. Ah, vabbè, in un'altra vita. In questa... Il mio lato Fabrizio Corona non è ancora così sviluppato, diciamo. Io adoro Fabrizio Corona, il fatto che ci siano persone che lo chiamano, gli raccontano i cazzi loro e convinti che lui non ne faccia poi spettacolo e monetizzazione mi fa impazzire, mi fa impazzire. Fabrizio, senti, ti devo dire una cosa, però mi prometti che non la dici a nessuno? Ma stai scherzando? Ma certo, dimmi tutto. No, è una cosa a proposito di quella ragazza che ho conosciuto, ma dimmi tranquillo. E questi gli raccontano la roba. No, è meravigliosa quella cosa lì, è meravigliosa. O lo fanno apposta sapendo che appunto magari in quel modo guadagnano quei due spicci di visibilità de merda. Se no è veramente incredibile. Incredibile. Un mio amico mi ha consigliato di fare dei contenuti a pagamento per questo canale, degli abbonamenti oppure proprio appunto cose che uno deve pagare per vedere delle cose in più. Avevo alcune idee su delle cose in più che potrei fare e lui mi ha consigliato di chiamare quella parte dell'attività su YouTube GPissimo, parafrasando il falsissimo di Corona, e mi ha anche suggerito di fare un balletto come fa lui all'inizio, quello dove fa vedere l'addominale, io potrei far vedere la buzza. Capite che amici che ho? Cioè, vogliamo parlarne? Ah, no, per dire, capito? Non è che mi ha dato un consiglio reale per il mio benessere futuro, no? Sapendo poi che sono un coglione, cioè sapendo che io potrei anche farlo, che sono abbastanza imbecille da fare gipissimo. Se ne approfittano, è un classico. I miei amici si approfittano di me.
dove Satana si tuffa, lungomare di Satana, dove Satana si tuffa, per guardare nella tua anima, dove Satana si tuffa. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa, per guardare nella tua anima, dove Satana si tuffa. Lungomare di Satana, dove Satana si tuffa, per guardare nella tua anima, dove Satana si tuffa. Facciamo una stop. Allora, questo potrebbe essere il quinto blocco, quinto. Allora, qua. Allora, le ombre sulla neve sono blu, di un blu freddo, non di un blu caldo. Quello è sicuro. Ma sono più blu se c'è più sole. Qui non c'è il sole. Questa è una scena dove io poi in post con Photoshop avrò cura di mettere dei fiocchi di neve bianchi che cadono su tutta la scena, rendendo anche la visibilità stessa del disegno piuttosto ridotta. Poi l'altra cosa è che qui il bianco della neve sarà quello della carta. Non ci farò un altro, cioè non ci do un tono sul bianco, sarà quello. Allo stesso tempo devo pensare che se nevica più vado indietro e più le cose si faranno indefinite, cioè ci sarà una sorta di visibilità che si riduce man mano che mi allontano nella scena. Quindi anche le eventuali ombre del terreno saranno quelle più vicine, più scure, e quelle più lontane sempre un pochino più chiarette. Allora, per intenderci, vedi, qui posso anche marcarle un pelino di più, anche se comunque devo stare attento a non fare un azzurro saturo, perché non ci può essere. Però vedete, questo tono è un pochino più forte di quelli che ho indietro. In più bisogna sempre pensare al famoso detto di Frank Zappa, e non solo di Frank Zappa: non mangiare a neve gialla. Cioè, le parti dove la neve è stata calpestata o viene calpestata, o c'è un sentiero che magari ogni tanto viene percorso, devono avere dei toni anche di marrone, un po' perché il terreno magari si è scoperto col passaggio di piedi o di zoccoli. Vabbè, e comunque Zappa non si riferiva ai piedi o agli zoccoli per non mangiare a neve gialla, voleva dire che insomma qualcuno potrebbe averci pisciato sopra, è un'altra cosa. Vedete, vado a mettere soprattutto in prossimità della casa,
dove mi immagino ci sia stato più passaggio di persone, vado ad aggiungere un po' di marroni. Cioè dovete, no, non dovete niente, non mi piace quando inizio il discorso dicendo dovete fare questo. E diciamo che io mi trovo bene se penso alle scene che sto dipingendo sempre in termini realistici, no? Cioè, cos'è successo qui? Che cos'è questo oggetto? Cioè, quali fenomeni fisici si verificano? E in questo modo più o meno cerco di immaginare quali effetti ci possono essere sulla cosa che sto dipingendo, no? In questo caso le ondulazioni della neve o vedi vedi chi, vabbè, o delle orme di animale, sono tutte cose che sostanzialmente quando uno lavora dovrebbe cercare di stimolare la propria fantasia, i propri ricordi per popolare la propria scena di elementi cioè derivati dal realismo, dalla realtà, che fanno sì che la scena poi possa sembrare coerente. La cosa più bella, come sempre, sarebbe avere la possibilità di pigliare, uscire di casa, farsi un giro in un bosco innevato e capire cose che assolutamente non capisco facendola così a memoria. Purtroppo non è una cosa che adesso io possa fare perché per trovare la neve adesso a settembre mi sa che dovrei andare parecchio lontano. Però lì si va, ci sono due modi, uno è quello di guardare fotografie, però come ho già detto credo in altri punti di questi video, non è una cosa che mi piace molto, cioè non c'è nulla di male, anzi mancherebbe, ma mi leva un po' di soddisfazione a fare le cose. Quindi devo andare sui ricordi e i ricordi a volte ce l'ho, a volte non ce l'ho, delle cose. Sarebbe bello avere la capacità e la tenacia per prendere anche quest'inverno andare a dipingere fuori, andare a dipingere davvero sulla neve, sarebbe meraviglioso. Sono quelle che facevano i maestri del passato e che faceva veramente la differenza. E comunque ci sono ragazzi giovani che lo fanno anche oggi. Alcuni li trovate anche su Instagram, cioè Velasco che è stupendo, bravissimo, ce ne sono tanti insomma, che secondo me hanno sentito pure loro che tutto quello che c'era di importante da vedere e da rifare stava fuori dai loro occhi. Qui mi piacerebbe avere ad esempio un po' di ombra stesa, però deve essere un'ombra abbastanza amorfa perché non c'è un sole netto, capito qua? Cioè non abbiamo un sole che ci proietta delle ombre nette. Forse potrei anche metterci un po' di marronoidi pisciosi. Giusto perché siamo in primo piano, qui vicino all'occhio, potrebbe fare un effetto ganzetto se poi in là invece vado, cioè più mi allontano e più tolgo i toni caldi, i marroni dal disegno, no? Vabbè. Gli alberi sono innevati, quindi in teoria sì, ci sono le fronde, i rami, ma sono comunque devono stare sotto la neve. Quindi facciamo così, tipo a pezzini, come se si intravedessero. Mica so se funziona, però si prova. Questo tono mi piace, questo scurone fatto con un po' di indaco, che alla fine mi sembra faccia un buon effetto.
Forse i tronchi d'albero potrebbero anche essere più marroni, però come prima stesurina, come primo tono, secondo me non è malissimo questo. Vediamo, andiamo avanti, non si deve avere paura. Questo povero tronco qui. Intanto c'ho il pezzo dei Radiohead di prima, Exit Music for i Film, e continua a girarmi in testa tipo trottola, sto impazzendo, io non sono abituato a lavorare nel silenzio, divento matto, anche per quello devo parlare di continuo, perché sennò sento le voci e non è piacevole per un cazzo. Ma finché sento la musica nella testa ci si può anche stare. Quando comincio a sentire proprio le chiacchiere che mi spaventano, no, quello non mi piace per niente. Che botta di marrone che hai dato, Gianni, così impari a non preparare bene i colori sulla tavolozza, stronzo. Toh, scusate bambini, non dite parolacce. I vostri papà non dovrebbero farvi vedere questi video. E probabilmente nessuno papà lo fa, infatti, giustamente. No, devo buttare tutto giù quest'albero, via, c'è cazzi, è nell'ombra, non c'è margine per farci tutti questi chiricori, lo devo, se no si prende troppa attenzione, il cuore della scena è quella cazzo di baracca là dietro, quindi mi dispiace, però devi andare giù, ho detto bro, ammonito, buttatemi fuori dal mondo, mi faccio schifo da solo. 60 anni e dice bro, molto bene. Il mio babbo si rigira nella tomba, solo che non c'è la tomba, c'è un'urna, quindi in questo momento c'è un'urna che traballa sul camino da qualche parte.
Casettina, 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 tu sei di legno. Però allo stesso tempo sei pure sotto la neve, quindi devo stare un po' attento. Come mai fa schifo così? Perché ho lasciato dei bianchetti un po' a cazzo di cane, adesso mi sa che li devo togliere e devo invece andarla a scuri un po' tutta. Secondo me funziona meglio se sta un po' più giù di toni, soprattutto se qui vado a farci accanto alla finestra un po' di scurini e poi dopo ci metto l'arancio. Questo scuro che ho fatto dietro la casa è un trucco, cioè una cosa messo lì proprio unicamente per staccare le forme della casina. Ora, quella finestra, dopo è un... quello è un punto dove lavorerò, poi anche ci farò una pennellata in overlay con Photoshop, però ci mettiamo il calore delle luci interne. E questo calore qui lo facciamo magari riverberare un pochino anche sull'uscita fuori dalla finestra, poi lo sfumiamo meglio. Ok, pure troppo, però va bene. Ora un'altra cosa che vorrei fare invece è andare a mettere una velatura di merda, una velaturina di merda su tutto, cioè su tutto, una roba forse con un po' anche di verde smeraldo dentro, una specie di quasi una vignettatura vorrei fare, un po' perché non voglio che il cielo sia completamente bianco e un po' perché la cosa che ho detto all'inizio di lasciare proprio il bianco puro non mi sta piacendo. Preferisco abbattere un po' tutto con questo tono neutro, così abbasso un pochino, diciamo, l'ora del giorno. Ecco, questo succede, diciamo. Vedete, è andato un po' tutto giù come tonalità generale, questo però mi permetterà, quando poi in post andrò a mettere la neve, mi permetterà di far risaltare i fiocchi che metto sopra. I testi li avevo fatti, secondo me il colore è finito, è finita. Cioè è finito questo lavoro, ora devo passare al computer, ma quello ve lo risparmio perché è troppo palloso da vedersi. Va bene, questa era una puntata piccola, meglio così. Grazie a tutti, mi raccomando, sottoscrivetevi al canale. Non so neanche perché lo dico, però lo dicono tutti, lo voglio dire anch'io. Sottoscrivetevi al canale e se avete domande, curiosità, eccetera, lo spazio ai commenti è tutto per voi. Grazie per aver seguito questa colorazione. Ciao in coda.
lungomare di Satana, dove Satana si tuffa per guardarne la tua anima, dove Satana si tuffa, lungomare di Satana, lungomare di Satana, lungomare di Satana.